Buongiorno a tutti, da Bruno Pepi. Oggi vi parlo della violenza contro le donne. La violenza contro le donne è la violenza perpetrata contro le donne basata sul genere ed è ritenuta una violazione dei diritti umani. Termine usato spesso per definire la violenza degli uomini contro le donne è violenza di genere. La violenza di genere riguarda donne, ma coinvolge anche minorenni e bambine, come ad esempio nel caso della violenza assistita. Questa terminologia è largamente usata sia a livello istituzionale che da persone e associazioni di donne che operano nel settore. Nel 1999 le Nazioni Unite hanno deliberato che il 25 novembre venga considerato come la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In primo luogo si osserva che parlare di violenza di genere in relazione alla diffusa violenza su donne e minori significa mettere in luce la dimensione sessuata del fenomeno in quanto manifestazione di un rapporto tra uomini e donne storicamente diseguali che ha condotto gli uomini a prevaricare e discriminare le donne. E quindi come uno dei meccanismi sociali decisivi che costringono le donne a una posizione subordinata agli uomini. La dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne approvata dall'ONU nel 1993 all'articolo 1 descrive la violenza contro le donne come qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata. La violenza maschile solo da pochi anni è diventata tema di dibattito pubblico. Mancano politiche in contrasto alla violenza alle donne, ricerche, progetti di sensibilizzazione e di formazione. Le ricerche compiute negli ultimi 10 anni dimostrano che la violenza contro le donne è endemica nei paesi industrializzati come in quelli in via di sviluppo. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali o culturali e a tutti i ceti economici. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno una donna su 5 ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. E il rischio maggiore sono i familiari, mariti, i padri, seguiti da amici, vicini di casa, conoscenti, stretti e colleghi di lavoro o di studio. Da diverse ricerche emerge che la violenza di genere si esprime su donne e minori in vari modi ed è in tutti i paesi del mondo. Esiste la violenza domestica esercitata soprattutto nell'ambito del familiare o nella cerchia di conoscenti, attraverso minacce, maltrattamenti fisici e psicologici, atti persecutori o stalking, percorse, abusi sessuali, delitti d'onore, uxoricidi passionali o premeditati. Una forma di violenza maschile contro le donne è la violenza economica, che consiste nel controllo del denaro da parte del partner, nel divieto di intraprendere attività lavorative esterne all'ambiente domestico, al controllo delle proprietà e al divieto ad ogni iniziativa autonoma rispetto al patrimonio della donna. I bambini e gli adolescenti, in primo luogo le bambine e ragazze, sono sottoposti all'incesto e i minori in una famiglia dove è presente il maltrattamento sono vittime di violenza assistita. Le donne sono esposte nei luoghi pubblici e sul posto di lavoro a molestie sessuali ed abusi sessuali, a stupri e a ricatti sessuali. In particolare verso le lesbiche vengono praticati i cosiddetti stupri correttivi. In molti paesi le ragazze giovani sono vittime di matrimoni coatti, matrimoni riparatori o costrette alla schiavitù sessuale, mentre altre vengono indotte alla prostituzione forzata o sono vittime di tratta. Altre forme di violenza sono le mutilazioni genitali femminili o altri tipi di mutilazioni come in un recente passato le fasciature dei piedi, lo stiramento del seno, le cosiddette dovridit, morte a causa della dote, l'uso dell'acido per sfigurare lo stupro di guerra ed etnico, il rapimento per matrimonio. Va citato il femminicidio che in alcuni paesi come India e Cina si concretizza nell'aborto selettivo. Le donne vengono indotte a partorire solo pochi figli maschi
perché più riconosciuti e accettati socialmente, mentre in altri addirittura nell'uccisione sistematica di donne adulte. Esistono infine violenze relative alla prostituzione, aborto forzato, sterilizzazione forzata, contraccezione negata, gravidanza forzata. L'OMS, in una nota informativa del 2014, indica come fattori di rischio relativi alla intimate partner violence IPV e alla violenza sessuale si trovano nell'individuo come nella socializzazione in famiglia, nelle comunità, nella società in genere. Questi fattori di rischio possono essere associati sia solo al perpetrare, solo al subire violenza, mentre in alcuni sono associati ad entrambe le posizioni. Bassa istruzione e infima educazione, esposizione ad abusi e maltrattamenti su minori, vederla perpetrata o viverla su di sé, assistere a violenze in famiglia, alcolismo, accettazione passiva dell'uso della violenza, convinzione di una disuguaglianza di genere a livello globale. Tra tante ipotesi è stato anche postulato che tra le cause della violenza contro le donne ci siano sentimenti di inadeguatezza degli uomini rispetto al modello culturale di mascolinità dominante. A partire dagli anni 70 del XX secolo il movimento delle donne e il femminismo in Occidente hanno iniziato a mobilitarsi contro la violenza di genere, sia per quanto riguarda lo stupro, sia per quanto riguarda il maltrattamento e la violenza domestica. Il movimento ha messo in discussione la famiglia patriarcale e il ruolo dell'uomo nella sua funzione di marito, padre, padrone, non volendo più accettare alcuna forma di violenza esercitata sulla donna fuori o dentro la famiglia. La violenza alle donne, in qualunque forma si presenti, e in particolare quando si tratta di violenza intrafamiliare, è uno dei fenomeni sociali più nascosti, è considerato come punta dell'iceberg dell'esercizio di potere e controllo dell'uomo sulla donna e si estrinseca in diverse forme come violenza fisica, psicologica e sessuale fuori e dentro la famiglia. Già negli anni 70 le donne hanno istituito i primi centri antiviolenza per accogliere donne che hanno subito violenza e che potevano trovare ospitalità nelle case rifugio gestite dalle associazioni di donne. In Italia i primi centri antiviolenza sono nati solo alla fine degli anni 90 ad opera di associazioni di donne provenienti dal movimento delle donne, tra cui la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna e la Casa delle Donne maltrattate di Milano. Ad oggi sono varie le organizzazioni che lavorano sui vari tipi di violenza di genere. I centri antiviolenza in Italia si sono riuniti nella rete nazionale dei centri antiviolenza e delle case delle donne. Nel 2008 è nata una federazione nazionale che riunisce 80 centri antiviolenza in tutta Italia, dal nome dei Donne in Rete contro la violenza alle donne, di REFA, parte dell'organizzazione europea WAVE, network europeo dei centri antiviolenza che raccoglie oltre 5.000 associazioni di donne. A partire dal 2005 si è assistito ad un dibattito pubblico sempre più intenso sui media italiani in seguito all'introduzione del termine femminicidio e nel 2013 del provvedimento denominato Decreto Femminicidio, disposizioni in contrasto della violenza di genere, introdotto anche dopo la Convenzione di Istanbul. Tale legge è oggetto di critiche anche da parte di molte delle associazioni che si occupano di violenza di genere. Dal 2006 anche in Italia si stanno sviluppando campagne di sensibilizzazione diretti agli uomini e più recentemente promosse da uomini. Una prima indagine sui centri antiviolenza CAV in Italia, condotta dall'Istat nel 2017 in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità DPO, il CNR e le Regioni, ha messo in luce l'insufficienza dell'offerta rispetto all'obiettivo di un centro ogni 10.000 abitanti stabilito dalla legge di
ratifica della Convenzione di Istanbul, legge del 27 giugno 2013 numero 77. Al 31 dicembre 2017 in Italia sono attivi 281 centri antiviolenza pari allo 0,05 centri per 10.000 abitanti. Ai 281 centri censiti sono rivolte 43.000 donne, di cui il 67% ha iniziato il percorso di uscita dalla violenza. Di queste il 63% ha figli, nel 72% di casi minorenni, più della metà del personale dei centri è volontario. Al sud prevalgono centri piccoli e con poco personale specializzato. Un centro su 3 non fa parte di nessuna rete territoriale perché non esiste rete territoriale di cui fare parte. La violenza domestica viene definita in senso stretto come un atto o la minaccia di un atto di violenza nei confronti di una persona con la quale l'aggressore si trova in relazione intima o lo è stato nel passato. Il termine violenza domestica spesso porta alla mente il concetto della moglie maltrattata o forse i litigi verbali tra coniugi che si intensificano fino a giungere all'attacco fisico. La violenza domestica è spesso legata all'abuso minorile, anche nel caso in cui i bambini non vengono fisicamente aggrediti. Il semplice fatto di vedere o sentire che un genitore viene maltrattato può avere forti implicazioni psicologiche. La violenza domestica riguarda potere e controllo. Sebbene il termine violenza abbia connotazioni fisiche, la violenza domestica o l'abuso possono avvenire in modo non fisico. Ad esempio, gli aggressori possono manipolare le loro vittime dal punto di vista psicologico o economico. L'abuso verbale e l'abuso sessuale sono altre forme di violenza. Una persona di qualsiasi età, sesso, classe socio-economica, livello di istruzione o religione può essere vittima di violenza domestica. La violenza domestica può essere vista come un ciclo di violenza. All'aumento della tensione nella coppia, la vittima cerca di tranquillizzare l'aggressore, tuttavia prima o poi avviene un incidente. L'aggressore si scusa e cerca di farsi perdonare dalla vittima, forse promettendo che non succederà mai più, oppure ricoprendo la vittima di regali. In seguito viene un periodo di calma prima che la tensione aumenti nuovamente. Le fasi del ciclo possono succedersi in pochi minuti o possono svilupparsi negli anni. Se non si interviene, i periodi di perdono e calma spesso scompaiono. La violenza domestica è in completa opposizione al disegno che Dio ha per le famiglie. Genesi 1 e 2 mostrano il matrimonio come una relazione tra due persone che sono una stessa carne e si aiutano a vicenda. Efesini 5:21 parla di sottomissione l'uno all'altra. Efesini 5:22 e 24 spiega la sottomissione della moglie al marito, mentre i versetti 25-23 parlano dell'amore del marito nei confronti della moglie. 1 Pietro 3:1-7 dà simili istruzioni. In 1 Corinzi 7:4 leggiamo: la moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. I due appartengono l'uno all'altra e vengono chiamati ad amarsi tra di loro come Cristo ci ha amati. Il matrimonio è una rappresentazione della relazione tra Cristo e la Chiesa. La violenza domestica è lontanissima dal carattere di Gesù. Anche la violenza domestica nei confronti dei bambini è condannata da Dio. Il Salmo 127,3 dice: ecco, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Il frutto del grembo è un premio. Dio affida i bambini ai genitori, i quali devono amorevolmente occuparsi di loro e istruirli. In Efesini 6,4 leggiamo: e voi padri non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina, nell'ammonizione del Signore. Vedere anche Colossesi 3,21. I bambini devono obbedire ai loro genitori, Efesini 6,1-3, e la loro disciplina è importante. Tuttavia la disciplina è completamente differente dalla violenza e dall'abuso. Seguire Dio comporta servire gli altri, non manipolarli e controllarli. Gesù disse ai suoi discepoli: ma tra di voi non sarà così, anzi chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sia vostro schiavo, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20, 26, 28.
Il suo comandamento per noi è che vi amiate gli uni gli altri. Giovanni 13,34. In Efesini 5,1-2 leggiamo: siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta al sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. I cristiani vengono chiamati ad amare gli altri con un senso di sacrificio, specialmente le loro stesse famiglie e i mariti verso le mogli. Coloro che si trovano attualmente in una situazione di violenza domestica dovrebbero fare tutto il possibile per uscirne in modo sicuro. Spesso il momento più pericoloso per una vittima della violenza domestica è quando se ne va. Ci sembra appropriato contattare la polizia o altre risorse ed enti locali per ricevere aiuto. In Italia la linea diretta nazionale per la violenza domestica può aiutare con informazioni e risorse. La gestione del numero di pubblica utilità è 1522. Il servizio antiviolenza e stalking dedicato al sostegno delle vittime di violenza e stalking, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Hanno anche un sito internet, telefonorosa.it. I vostri computer potrebbero essere controllati, dunque visitate questi siti solo se l'aggressore non ha alcun modo di controllare la vostra cronologia online. Quando la violenza domestica è continua, bisogna prestare prima di tutto attenzione alla propria sicurezza. Anche dopo che le vittime si trovano fisicamente al sicuro e le loro ferite si sono cicatrizzate, le cicatrici emozionali e psicologiche possono essere radicate in profondità. La violenza domestica può allo stesso modo avere una serie di implicazioni spirituali. Le vittime potrebbero perdere la loro fede in Dio, perché Egli ha permesso che tutto ciò accadesse. Dio è degno di fiducia, mi ama davvero? Dove era Lui mentre subivo queste violenze? Percorrere il cammino della guarigione impegna tempo. È normale che ci sia una reazione emotiva alla situazione, è giusto esprimere rabbia riguardo la violenza subita. Se non ci rendiamo conto della gravità della situazione, la rabbia, la confusione, il dolore, la vergogna, eccetera, non possiamo guarire. Troppo spesso alle vittime viene messa fretta prematuramente affinché perdonino. Alla fine il perdono è ciò che libera una vittima, ma non si può perdonare veramente se non ci si rende prima conto delle cicatrici lasciate dell'abuso e queste non vengono trattate nel modo opportuno. Le vittime della violenza domestica probabilmente hanno bisogno del sostegno di un consulente cristiano professionale che le accompagni lungo il processo di guarigione. Non dovremmo dare per scontato che gli aggressori non abbiano alcuna esigenza oltre quella di smetterla di aggredire. Probabilmente hanno anche loro dei problemi irrisolti che li hanno portati a diventare aggressivi. Se un aggressore è disposto ad ammettere la propria colpa e desidera aiuto, c'è speranza. Ancora una volta le sedute di consulenza cristiana possono essere di grande aiuto e valore. Ogni storia di violenza domestica è differente. Le situazioni e le persone sono tanto diverse che nessun articolo può trattare sufficientemente l'argomento. Tuttavia, in generale, le terapie di coppia non sono una soluzione appropriata, almeno non fino a quando ogni forma di abuso è cessata ed entrambe le parti si sono sottoposte ad una terapia individuale e desiderano la riconciliazione. Lo stesso vale per la terapia familiare. I bambini non dovrebbero mai essere posti in una situazione di abuso e non ci si dovrebbe mai aspettare che rimangano in tale situazione finché l'aggressore non abbia imparato come fare il genitore secondo i dettami di Dio. La violenza domestica rattrista Dio. Egli non rimane impassibile nei confronti delle sue vittime e tantomeno le ha abbandonate. Il suo disegno per le relazioni umane, in particolare per la famiglia, è una bellissima rappresentazione di chi è Lui. La famiglia deve riflettere l'amore di Dio. La contrista quando una casa diventa un luogo di dolore. Il desiderio di Dio per coloro che sono coinvolti nella violenza domestica, sia vittima che aggressore, è la guarigione e completezza. Bene,
Grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni, spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza utile. Se avete domande e suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia oppure su WhatsApp al numero 339 3461 889. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate con il mio nome Bruno Pepi, oppure sul nuovo canale dei Salmi, oppure sul nuovo canale della Bibbia Antico e Nuovo Testamento, dove potete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi, al prossimo video.